Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Siamo pronti per lasciare questo parcheggio. Alessandro è partito alle 2 del mattino, da quello che ho capito. Smontato la tenda del partito, deve fare troppi chilometri. E noi stiamo lasciando il campeggio, il parcheggio adesso. Carichiamo l'acqua. Stamattina 2 brutte sorprese, mi sveglio, accendo il cinesino, è andato in errore, non parte più. E si accende anche la spia dell'olio. Lo controllo. E c'è l'olio bassissimo, l'olio motore, non so perché. Adesso usciamo da qui e andiamo subito a comprare 1 litro d'olio, 2, vedremo. Comunque un risveglio con problemi, sì. Ma è la prassi, Sì. È la prassi. Beh, dopo diversi giorni in questo parcheggio con Alessandro, con Victor, con Marta ci siamo divertiti, siamo stati bene. È ora di proseguire direzione Trasfagarazan, la strada più bella del mondo, c'è scritto in internet. Verificheremo. Giorno anche alla Rita. Tanti lavori di rifacimento stradale. Speriamo che la strada migliori perché ci siamo da una ventina di minuti ed è sempre così. Siamo in viaggio da un'ora e ci sono sempre lavori, stanno rifacendo tutta questa strada. Ci sono centinaia di operai dappertutto. Non siamo ancora nella Trasfagarazan, però stiamo già attraversando i Carpazi. E ci sono paesaggi troppo belli, ragazzi, guardate qua. Siamo partiti alle 9, sono le 11:30 e siamo ancora in una strada piena di lavori e sta diventando lunghissima. Non è senz'altro una strada scorrevole, ci vogliono ore per pochi chilometri e mancano 30 minuti. Ma questo era un viaggio di 1 ora e mezzo totale, invece ne sono già passate 2 e mezzo e mancano ancora 30 minuti. Abbiamo fatto, non mi ricordo, ma forse 60 km in 3 ore e mezzo. Adesso siamo alla Lidl, facciamo un po' di spesa e ci spostiamo e pranziamo. Sì, vai, è libero. Abbiamo comprato 4 cosette che ci mancano e torniamo subito in camper per fare il pranzo. Sistemiamo la spesa al volo e mi sa che ci spostiamo anche i 10 minuti. Ma io rimarrei qua perché poi giriamo, non troviamo No, niente. vediamo, nel parcheggio della Lidl non mi piace. Vediamo. 10 minuti e abbiamo un parcheggio. Ci fermiamo e pranziamo, è l'1:05. Ragazzi, è l'1:20, abbiamo trovato un parcheggio, abbiamo fatto la spesa, abbiamo fatto 3 ore e mezzo di camper, adesso pranziamo. È volato tutto come sempre, ogni dosso volano le ceste, adesso scendo a sistemarle, vi faccio vedere cosa succede. Vi faccio vedere, vediamo. Non ci voleva questo rumore qua dietro, ma non solo, è pessimo tutto, comunque, almeno non siamo parcheggiati alla Lidl. È una disperazione questa cosa.
Questa cosa è una disperazione. Volano le ceste di 20 metri. Così. Eravamo convinti di poter stare bene, ma invece c'è un rumore pazzesco, ci deve essere una fabbrica, un cantiere. Comunque si poteva venire qui e parcheggiare qua giù in piano. Ti mettevi qui. Sì. E questo è il nostro parcheggio con un fiume a fianco, però l'industria è parecchio stressante. Sentite quanto fa rumore. Comunque siamo qua, poi magari ce ne andiamo di pomeriggio. Stamattina non partiva il cinesino, era ingolfatissimo, adesso si sta pulendo. Stamattina c'erano 12 gradi se non sbaglio. Ho acceso il cinesino e non partiva. Gli sta succedendo, si ingolfa, a 1 si ingolfa. Adesso l'ho acceso a 6 e sta spurgando tutto. L'avete visto il fumo che fa? Che bastardo, è pieno di mosche e cavalline attaccate che gli succhiano il sangue, poverini. Poverini. Fermo lì sotto il sole con le zampe legate. Ma come lo tocchi le mani nere? Sì. Alla fine ci siamo chiusi dentro e abbiamo acceso il clima perché c'è troppo caldo. Comunque, buon pranzo, cin cin. Cin cin. E salute a tutti amici. Ci vediamo di pomeriggio. Ce ne andiamo da qui al 100% perché è orribile. Buon pomeriggio amici, pranzo e riposino fatti, sono le 16. Abbiamo un parcheggio a 50 minuti. Si stava benissimo, ma il tempo sta per cambiare e ci sarà fresco. Stiamo attraversando la città di Slanic. E questo paese si chiama Domnesti. Melanzane e peperoni. E per oggi può bastare così, 3 ore e mezzo stamattina e 1 ora adesso. Siamo arrivati al parcheggio. Abbiamo appena imboccato la Transfagarasan, ma la percorreremo domani. Tutta la parte bella domani. Abbiamo proprio appena iniziato, ma ci siamo parcheggiati, sono quasi le 6, siamo in viaggio da stamattina alle 9 e abbiamo trovato questo parcheggio con un fiume qua sotto, niente di che, guardate, cumuli di terra, però da questa parte è bello, tranquilli, si dovrebbe star bene. Domani probabilmente riusciamo a vedere anche gli orsi, perché stanno proprio in questa strada, ai bordi della strada, sono abituati perché qualcuno in modo anche non giusto gli dà da mangiare e quindi loro stanno sui bordi della strada e si possono vedere benissimo. Apri il finestrino, non ti fermi con la prima inserita, cammini piano piano e magari domani li filmiamo anche. Dopo qualche giorno in compagnia, dopo qualche giorno di escursioni e di poco lavoro, finalmente ci siamo fermati un attimo. Ho potuto di nuovo sedermi qui al computer e lavorare un po'.
Rita ha preparato la cena e Dado stava giocando con questo cane gigantesco, bellissimo. Guardate che bello, enorme. Adesso Dado si fa una doccia, abbiamo acceso il boiler e poi ceniamo. Bello questo cane, Bello. proprio bello, che grande. Sì. Questo ti difenderebbe dagli orsi. Sì, ha le unghie affilatissime. È come ogni sera qua di fronte l'uno all'altro. Sì. Cenetta leggera, verdure, tante verdure, peperoni ripieni vegetali Sì. e un trancio di tonno. Molto buono. Domani, Davide, vediamo gli orsi probabilmente. In natura per la prima volta in vita nostra. Già, bellissimo. Attraversiamo la strada più bella d'Europa. Così dice signor Google. A domani amici, buona. A domani, buona. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Abbiamo trascorso una nottata sotto l'acqua, qui all'inizio della Transfagarasan. Sono le 10:30, abbiamo lavorato, Davide ha ancora il computer per fare i compiti che gli hanno assegnato per le vacanze. Sì, sono stanco. Anche io dalle 8 ho seduto, 10:30, 2 ore e mezza, appena ti alzi al computer, sarebbe più bello passeggiare, ma... Buongiorno anche a Rita che ritira i piatti delle colazioni dopo averli lavati. E adesso siamo anche pronti per andare. Per ripartire. Sì. Ripartiamo, giusto? Non stiamo... Ripartiamo, facciamo tutta la Fagarasan, Transfagarasan brava. e poi ci fermeremo dopo. Eh sì, ma ne facciamo anche un pezzo, non tutta, dove ci piace, se c'è qualche In mezzo agli parcheggio. orsi. Vabbè, già non ci saranno gli orsi dentro il mio camper, Rita. Vabbè, se vengono e ti bussano alla finestra? Vabbè, non apriamo. E se ti graffiano il camper? No, vabbè. Comunque, dai, adesso finiamo Vediamo, di riordinare e vediamo, partiamo. Ragazzi, si prosegue, sono le 11 spaccate. Dobbiamo proseguire e salire e percorrere tutta la Transfagarasan, sono circa 90 km, sarà bellissimo. E c'è qua a 13 minuti 11 km invece qui troviamo il castello reale di Vladli Impalatore, dove realmente ha vissuto, è diroccato, ci sono dei gradini da fare per salire. Adesso vediamo. Ragazzi, siamo nel pieno della Transfagarasan, guardate che boschi. È una strada che chiudono d'inverno probabilmente, o per la neve. Avete visto ragazzi il primo orso sdraiato sul ciglio della strada. Abbiamo fatto sedere Rita perché Davide aveva paura di tirare fuori la videocamera, giustamente, quindi si è seduta Rita, se ne troviamo altri li filmiamo meglio. Abbiamo fatto un'inquadratura orribile, un orso gigantesco, un orso bruno sdraiato sul ciglio della strada, incredibile. Guardando questi territori capisco bene perché ci vivono gli orsi, ma guardate che posto. Ragazzi, guardate cosa vi faccio vedere. Ehi, ciao Ciccio. Che strada amici, che strada pazzesca. Dalle pere. Chi ha fissato?
Comunque il castello di Vlad, quello diroccato, non sono riuscito a filmarlo perché questa strada con il camper non ci si può fermare, è complicatissimo. Vedete, no, è impossibile fermarsi, non ci sono piazzole. Avete visto quanti orsi ci sono? Ne abbiamo inquadrato un altro, questo era grande, sul ciglio della strada, cioè scendere e fare una passeggiata qui. Eppure ho visto una macchina parcheggiata con nessuno dentro, a 10 metri da dove c'era quell'orso. Boh. No, qua è pieno, è pieno, è pieno. Se scendi e fai una passeggiata in questi boschi, sei spacciato. Penso. Chiaramente tutti i ristoranti, tutti hanno la recinzione elettrificata per gli orsi. Abbiamo deciso di pranzare al Transfagarasan Treehouse Village. Abbiamo lasciato il camper lì e pranziamo qui su. Allora, si salgono queste scale di legno, è tutto di legno qua, bellissimo. E poi si entra in questo magnifico ristorante, ma guardate che bello, wow, caminetta acceso, i tronchi dentro il ristorante, no vabbè, spettacolare, spettacolare veramente. Io e Davide abbiamo scelto immediatamente, ci mangiamo l'ossobuco. Costa intorno ai 30 euro il piatto, 28 e 120 ron diviso 5. Comunque ci è servito con purè di carciofi, forse altre verdure. Qualcosa di buono. Comunque ci sono 2 ossobuco. 2 orsi buchi. Oh, Rita la zecca sempre. Un buon piatto, bella, vero? sì, Che quella bellino. carne mi ispira Ehi, parecchio. Però 2 aspetta. patatine le voglio assaggiare. Non credo. Aspetta, perché non l'ha azzeccata lei. Guardate che No, carne. no, è assurda, si scioglie in bocca. Vero? Però avrei fatta cuocere un po' di più. Ma... Beh ragazzi, quindi buon appetito, ci mangiamo questo ossobuco con il purè, carote e broccoli. È un bel piatto, dai, è veramente un bel sì, piatto. un bel piatto. Mamma mia ragazzi, oggi possiamo dire di aver pranzato bene. Perché io ogni tanto mi lamento, mi conoscete, quando vado a mangiare fuori mi lamento il più delle volte. Ma perché non voglio essere presuntuoso e dire che so mangiare o che conosco il cibo, però so quando il cibo non è buono, so quando non è cotto bene e spesso quando mangi fuori non è buono. Oggi è stato un pranzo fantastico. Stai esplodendo, eh? Sì, sono pienissimo. Mamma mia. Però questo l'hai ordinato adesso. Bene ragazzi, prosegue il viaggio. Pagato 109 euro in 3, mica poco. Però ho mangiato benissimo, quindi va bene. Rita ha pagato non poco, però ho mangiato da Dio finalmente. Magari un po' di più e mangiare bene. Sicuramente, io preferisco pagare 109 e mangiare benissimo come oggi che pagare 65 e mangiare malissimo. Sì. Andiamo, Concordo con la collega. andiamo. Non me ne andrei più da questo posto perché c'è freschissimo, piove, stiamo troppo bene, sta da Dio, però continuiamo questa Transfagarasan, ci siamo riposati un'oretta. Che paura che fanno ragazzi, che paura se lo trovi in mezzo alla strada, un orso del genere, se te lo trovi non in mezzo alla strada, se te lo trovi nel bosco, stai facendo una passeggiata e c'è un animale così grande così, no, fa spavento. Sono tutti fermi lì per ammirarlo, no, è enorme.
sta diluviando adesso e se continua così forse gli orsi stanno dentro il bosco per ripararsi, non ne vediamo più. Speriamo che smetta un po'. Impressionanti, ragazzi. Mi è venuto proprio il primo pensiero, è io che passeggio in montagna e ti trovi un animale così possente davanti. Che paura. Che deve fare? C'ha paura lui. Certi animali, là le unghie. È vero. No, vabbè, aiuto, aiuto. Qui non si può fare un passo in questi boschi. Aiuto. Mai visto boschi così in vita nostra, ne stiamo parlando, mai visto. Stanno bene gli orsi in quest'habitat, ci credo. Solo un orso può vivere. E Rita, anche Rita che ama questo clima. Sì, casa mia. Prossima piazzola, parcheggio, scendo attraverso questo tratto di bosco e vado a fare una dronata qui di fronte a questo, c'è un lago. E chi scende in mezzo a questi boschi, eh? Mamma mia. Piove a dirotto e la strada si sta fortemente allagando. E noi purtroppo non abbiamo visto gli orsi che immaginavamo di trovare, ne abbiamo visto forse 4 o 5, ma sotto un diluvio, quindi avrei voluto filmarli meglio. Ma con questo diluvio staranno a riparo ovviamente dentro il bosco. Guardate cosa sta succedendo alla strada, guardate questi fiumi. Ragazzi, 5:35 e ci siamo fermati perché vogliamo farvi vedere le cose, ma se piove così forte come sta piovendo adesso non riesco a farvi vedere nulla, non possiamo tirare fuori neanche la GoPro dal finestrino. Perciò ci siamo fermati e dormiamo qui, dormiamo nella Transfagarasan di fronte a un, non lo so cosa sia, un chioschetto, di fronte a questo chiosco, e proseguiamo domani come smette. Magari c'è da fare qualche bella immagine, qualche dronatina. Adesso l'ora del tè, ci beviamo questa tisana, lavoriamo un po', poi cena leggerissima perché abbiamo pranzato veramente tanto. E niente, TV, qua tranquilli, fermi, al fresco, ci sono 23 gradi, siamo a 1294, quindi 1300 metri di quota. E ci sono 23 gradi dentro. Fuori ce n'è già 15.4. Dormiremo bene stanotte, sicuro. Alla fine è venuto un ragazzo e ci ha detto che questo fa parte di un camping. Ma guardate dove siamo, vi faccio vedere. Cioè è un parcheggio in strada. È un parcheggio in strada. Mi ha detto che bisognava pagare 16 euro, quasi stava scusando, mi ha detto il mio capo, io vi avrei lasciato il mio capo alle telecamere e devo venire a chiedervi i soldi. Vabbè, ma per dormire così a bordo strada mi sposto e mi parcheggio da un'altra parte gratis, faccio 1 chilometro e mi rifermo gratis. Perché devo regalargli 16 euro? Se avessi bisogno di qualcosa, di docce, di corrente, di bagni, di qualcosa, ma sono fermo in strada. Quindi va bene, abbiamo approfittato, ci siamo fermati un po' qui, ho lavorato 2 orette, Rita ha cucinato, abbiamo già la cena pronta, proseguiamo. Andiamoci. Ah, vedete che sta andando via anche il tedesco qua a fianco. E beh certo, ma perché pagare per... Me ne vado anch'io, normale. Guardate dove siamo, 16 euro per stare qui. Quindi si prosegue un pezzettino.
Tempo da lupi ancora. Ci siamo fermati per far passare questo tempo per poter filmare per voi, per farvi vedere qualcosa. Non si può scendere e il posto è meraviglioso. Ad esempio qua sotto c'è un fiume bellissimo. Avanti iniziamo a salire con dei tornanti e si vedrà tutta la valle, tutti questi boschi meravigliosi. Quindi ci dobbiamo fermare un giorno, far passare questo temporale. Speriamo adesso di trovare uno spazio per parcheggiarci. Ragazzi, prima di cena vi faccio vedere dove ci siamo parcheggiati. Sta ancora piovendo e sta arrivando una foschia pazzesca. Siamo a 1700 di quota e siamo in un paradiso terrestre. Ci sono delle cascate bellissime. Vediamo se riesco a farvele vedere. Questi cani salgono nel monte, non so perché. Cosa vanno a fare? Speriamo che non ci siano orsi anche qui. Comunque siamo, guardate dove siamo. Cascate, acqua dappertutto. Vedete, siamo nel parcheggio di un hotel. Speriamo che non ci mandino via. Siamo in un lato, non disturbiamo nessuno, un parcheggio gigantesco. Guardate che bello che... Ah, ecco perché ci sono i cani. Perché c'è un gregge di pecore qua su. Guardate che meraviglia, la cascata parte da lì su. Sarebbe bello senza pioggia e senza foschia farvela vedere col drone. E ci sono... Madonna, 200 pecore. Ce n'è gente strana in viaggio, no, troppa, veramente troppa. Sentite, ne abbiamo visto un sacco di queste macchine, tutte preparate, strane, quasi comiche, con delle attrezzature comiche sul tetto, poi clacson strani, avete visto? Guardate questi cani come salgono e scendono dalla montagna come niente, guardate. Ma sta piovendo. Oh, c'è un'altra cascata da quella parte, ce n'è due, una che vi ho appena fatto vedere e una qua di fronte, lì da quella parte, che è bellissima. Questo posto è veramente da custodire con molta cura e bisognerebbe davvero preservare questi luoghi perché sono di una bellezza spaventosa e servono al pianeta. Questi boschi, mamma mia, che bello qua su. Stanotte qua dovrebbe fare, ho letto, forse 2 gradi, ce n'è 10 adesso. Mi sono messo 2 felpe e il cappuccio. Stanotte dovremmo accendere il cinesino. Guardate che bello questo hotel in mezzo ai monti. Questa è l'altra cascata. E guardate che meraviglia, è una e 2 qui. Quanta acqua. E ci sono pecore anche qua, ce n'è a fianco all'altra cascata e anche qui su. Se la godono al fresco. Al fresco. Era da tanto che non vedevo una natura così, non lo so, da togliere il fiato. Era davvero da tanto. È stupendo. Dai tempi della Norvegia. Probabilmente Dado ha ragione e dice dai tempi della Norvegia. Sì. Anche però in Thailandia c'erano foreste, c'era sì, la giungla. Sì, la giungla, però non c'era questo. Vero, molto meglio. Ma meglio no, diverso, bellissimo, altrettanto.
Beh ragazzi, dopo una bella e lunga chiacchierata con mio padre e mia madre qua fuori guardando queste meravigliose montagne, rientriamo dentro. Sento che Rita ha acceso il cinesino, c'è un freddo pazzesco, non sento più le mani. 10 gradi ci sono adesso e adesso rientriamo per cena, sono le 9:15. Qua ci sono i pastori che stanno combattendo per far scendere tutto il gregge, ma le pecore vogliono continuare a brucare. Che bel posto. Va bene, andiamo dentro, dai. Rita ha preparato del brodino perché in montagna a 1.700 di quota il brodino è perfetto. Anzi, adesso vi faccio vedere con la mia app quanto siamo precisamente in quota, perché magari siamo a meno di 1.700 e infatti siamo a 1.533. 1.500. Vabbè, bello, bellissimo, sta da Dio. 10 gradi fuori, cinesino acceso, 21 dentro, stiamo benissimo. Minestrina calda, vabbè. Sì. Bene amici, dai, ci vediamo domani mattina, sperando che inizi a smettere di piovere, così da potervi far vedere più immagini possibili di questa meravigliosa parte della Romania, meravigliosa. Ok? Ci vediamo domani. Buonanotte a tutti.